mostrarvi come realizzare questo fantastico vestito che io ho deciso di chiamare vestito star. Per poterlo realizzare ho utilizzato uno dei filati nuovi della Stelly Art, ossia la Candy Opal, questa fantastica cake che come potete vedere ha il lamé, non so se si vede, ecco qui si vede meglio, ha la lamé per tutta la cake. La cake che ho utilizzato io è la numero 7405, qua queste fantastiche sfumature del viola, ma oltre questo sapete che sul mio sito ce ne sono veramente tante altre. Abbiamo questa con la sfumatura del grigio e del rosa, questo che ha il viola e l'azzurro, o questa che invece ha tutti i blu, ma oltre a queste ce ne sono veramente tante altre che trovate tutte disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi metto sempre il link in descrizione. Per quanto riguarda la lavorazione, allora io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto numero 4 e ho usato una sola cake. Mi raccomando però, per le taglie più grandi, taglia M e taglia L, vi consiglio 2 cake, e quando iniziate a lavorare la seconda cake partite dal colore esterno. Io sono partita dall'interno all'esterno, quindi per continuare partite dall'esterno all'interno, in modo tale che ricominciate dallo scuro e poi andate a finire a chiaro, invece di staccare troppo con lo scuro e ricominciare con il chiaro. Quindi mi raccomando, stessa cosa se decidete di iniziare dall'esterno, iniziate dall'esterno, e quando prendete la seconda cake iniziate dall'interno. Come vi ho detto, io ho lavorato con l'uncinetto il numero 4 e questa volta abbiamo 2 varianti del punto chevron. Qui abbiamo l'alternanza di riga chiusa con riga aperta, quindi riga più compatta con una riga aperta, poi è tutto chiuso, e infine sono andata a ripetere la lavorazione iniziale verso la fine, quindi gli ultimi giri, anche se non si vede da benissimo qui, ma nelle foto si vede meglio, vedete che ho fatto lo stesso punto qui in alto, in modo tale appunto da richiamare la parte di sotto con la parte di sopra. E voi potete farla anche più forata sotto. Io ho deciso di fare solamente, di ripetere il motivo solamente 2 volte, però voi potete farla anche 3 o 4. E un'altra cosa, potete farla molto più larga della mia il vestito, quindi io sono andata a fare degli aumenti partendo dai fianchi, quindi una volta superati i fianchi la vita, scusatemi, ho fatto gli aumenti, però voi potete fare molti più aumenti rispetto a me. Io ne ho fatti solamente 5 appunto per avere la lavorazione morbida, ma voi potete fare molti più aumenti. Per quanto riguarda, come vi dicevo, è una lavorazione top down semplicissima da fare, e come potete sapere, e come vi ricordo sempre, il top down vi permette di fare tantissimi aumenti, quindi non vi preoccupate se rispetto a me dovete fare più aumenti, il top down ve lo permette tranquillamente. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così, come sempre mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro vestito io sto utilizzando le Candy Opal della Stelly, precisamente io sto usando la 7405, che ha queste fantastiche sfumature del lilla che va da chiaro al lilla scuro fino ad arrivare al nero. Però guardate qui questo nuovo colore che mi è arrivato, quanto è bello, con queste sfumature del blu, oppure abbiamo questo che ha questo stacco con il viola scuro fino ad arrivare al bianco, o anche questo dove invece abbiamo il grigio e il rosa, che andiamo fino a un rosa antico. Comunque li trovate disponibili sul sito, e non vi preoccupate se trovate il vostro colore terminato, state tranquille perché ho già fatto il riassortimento, quindi massimo per i primi di maggio mi arriverà, spero primi di maggio più o meno, quindi non vi preoccupate, comunque le sto riassortendo. Allora io vi farò vedere un piccolo campione, ma prima di farvi vedere il campione voglio darvi tutte le notizie e le info per poterlo realizzare. Innanzitutto io lavorerò con l'uncinetto sto lavorando con l'uncinetto il numero 4. Il multiplo della nostra lavorazione è un multiplo di 9 catenelle e io ne ho montate 99. Questo mi ha permesso di avere uno scollo partendo da qui a qui di circa 22 centimetri. Ora per la taglia M io vi consiglio di non andare ad aumentare le catenelle, di mettere le stesse mie, ma di fare almeno un motivo in più di aumenti rispetto a me. Tenete presente che un motivo sono 2 giri e che in ogni giro noi abbiamo un aumento, mentre per la taglia L e XL vi consiglio rispetto a me di mettere 4 motivi in più, quindi 36 catenelle in più. Questo vi permetterà, una volta che andremo a fare di dividere lo sprone con le 2 maniche, la parte dietro e la parte avanti, di avere una punta in più rispetto a noi. Quindi dove io vi dirò che alle maniche ho messo 2, voi ne dovete mettere 3, dove io dico che avanti ne ho messe 4 ne dovete mettere 5 e così via.
Però per quanto riguarda gli aumenti taglia LXL, taglia L, secondo me poi vi dovrete fermare a fare gli stessi aumenti che fa la taglia M, quindi un aumento in più rispetto a me, mentre taglia XL magari ne dovete fare 2. Quello che vi consiglio comunque è di andare a fare gli aumenti e di provare sempre la vostra il vostro sprone. Io vi dico anche che dall'ultimo aumento che ho fatto, diciamo sempre dalla punta a quest'altra punta, a me sono 42 centimetri, quindi io vi consiglio per le taglie più grandi di ammettere almeno di avere almeno 5 se non anche 6 centimetri in più rispetto a me. Quindi se sono 5 in più per la taglia M devono essere 10 in più per la taglia L, 15 in più per la taglia XL. Questo è il mio consiglio. Altra cosa, prima che andiamo avanti, io nel tutorial adesso vi farò vedere come fare il giro base, come fare i 2 giri che vanno ripetuti per poter fare gli aumenti. E siccome io non voglio tutto il vestito forato, gli aumenti gli aumenti che vedete che portano questa lavorazione forata li faremo sempre con questa. Una volta però terminata la parte in cui bisogna fare gli aumenti, andremo poi a fare un giro che verrà sempre ripetuto e che non farà più fare gli aumenti, e avremo così una parte chiusa. Questo ci permetterà appunto di avere la parte sopra del vestito forato, ma già prima del seno, e per tutto il resto del vestito, anche se in realtà sono ancora indecisa se fare intorno alla vita di nuovo il punto forato, comunque ci permetterà di avere la lavorazione compatta, quindi coprente, in modo tale che sotto possiamo mettere, per chi non vuole mettersi la sottoveste può mettersi anche un body, perché comunque è bello compatto la lavorazione. Quindi ripeto, ci sarà un giro base, ci saranno 2 giri che vanno ripetuti, che è la parte forata, ci sarà un giro che poi andrà sempre ripetuto per non fare più aumenti, e io vi mostrerò tutti questi giri. Una volta fatto ciò passeremo a fare poi a mettere i marcapunti e a continuare a lavorare con la stessa lavorazione. Non vi preoccupate, perché se all'interno del vestito abbiamo bisogno di fare gli aumenti, vi spiegherò anche in quel caso come si tornano a fare gli aumenti, che è comunque semplicissimo. Allora, qui come potete vedere ho un piccolo campione, ripeto, la lavorazione si ottiene su un multiplo di 9, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo e vado a fare 2 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2, vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto 2 catenelle, entro nella successiva, vado a realizzare un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella, vado nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, una maglia alta anche nella catenella successiva, per un totale quindi di 2 catenelle. E ho terminato così la mia lavorazione. Ricominciamo da capo, vado nella catenella successiva e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 maglie alte, una in ogni catenella, 1, 2. Questo è il nostro giro base. Vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, salto 2 catenelle, entro nella successiva, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e di nuovo una maglia alta in ciascuna delle successive 2 catenelle, 1, 2, e si ricomincia da capo. Quindi facciamo ancora un'altra volta insieme questo giro. Vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 maglie alte, una in ogni catenella, 1, 2, una maglia alta non chiusa nella catenella successiva, salto 2 catenelle, una maglia alta dopo nella terza catenella, una maglia alta non chiusa nella terza catenella, le chiudo insieme, una maglia alta in ciascuna delle successive 2 catenelle, 1, 2, e si ricomincia da capo. Quindi devo fare questo per tutto il giro, ventaglio nella catenella, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 maglie alte, una in ciascuna delle 2 catenelle, 1,
2, una maglia alta non chiusa nella terza catenella, salto 2 catenelle, una maglia alta non chiusa nella terza catenella, le chiudo insieme, una maglia alta in ciascuna delle successive 2 catenelle, 1, 2, e si ricomincia da capo. Vado a fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro primo giro. Ho fatto le ultime 2 maglie alte, termino il giro andando a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto del ventaglio e possiamo fare così il nostro primo giro. Vi ricordo che questo era un giro base e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nella maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta sopra la maglia alta successiva, per un totale quindi di 2 maglie alte, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, quindi maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio. All'interno del ventaglio vado a realizzare il mio ventaglio doppio, che consiste nel realizzare 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro 2 maglie alte, 1, 2, e si ricomincia da capo, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, mi trovo dove ho la maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, quindi entro nella maglia e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie, vado nella maglia chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, 1, 2, una catenella, rientro 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, e adesso si ricomincia, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, vado nel ventaglio e realizzo il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, e si ricomincia da capo. Facciamo un'altra volta insieme, vado nella maglia alta del ventaglio e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, vado nella maglia alta successiva prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella successiva maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra il ventaglio, la maglia alta del ventaglio, e mi ritrovo nel ventaglio, quindi di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una catenella, rientro 2 maglie alte e ho realizzato così il mio ventaglio doppio. Vi faccio vedere quindi l'ultimo giro, così vi faccio vedere, cioè l'ultima parte, così facciamo vedere anche come si chiude il giro. Di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta non chiusa sopra l'ultima maglia alta, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva, una maglia, e vado a realizzare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, una maglia alta sopra la maglia alta,
una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e devo terminare il giro, quindi entro di nuovo nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 2, una catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. Questo per evitare poi a ogni giro di dover fare le maglie bassissime per andare nell'archetto di una catenella. Possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Mi vado dentro all'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo e rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Catenella di separazione, salto la prima maglia alta del ventaglio, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, realizzo una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto del ventaglio doppio e vado a fare il mio ventaglio doppio, quindi 2 maglie alte, 1 2, una catenella, rientro 2 maglie alte, 1 2 e si ricomincia da capo. Catenella di separazione, salto la prima maglia alta del ventaglio, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia alta non chiusa sopra la maglia alta successiva, le chiudo insieme. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto l'ultima maglia alta, entro direttamente nell'archetto del ventaglio doppio e vado a fare il mio ventaglio doppio. 2 maglie alte, 1 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 2 e si ricomincia da capo. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, quindi salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio doppio. 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 2. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa. Catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva, realizzo una maglia alta non chiusa perché mi trovo dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme, le salto, vado nella maglia alta subito dopo e vado a fare una maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Catenella di separazione, rientro 2 maglie alte, 1 2. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Catenella di separazione, salto una maglia, entro in successiva, maglia alta. Catenella di separazione, andiamo a terminare il secondo giro entrando nell'archetto e andando a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa.
Abbiamo terminato anche il secondo giro, adesso si ricomincia dal primo e lo rifacciamo insieme sia di nuovo che il primo e il secondo giro, appunto per farvi vedere come si va ad aumentare la lavorazione. Quindi ripetiamo il primo giro, entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare maglia bassa e 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo, entro nella prima maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa nell'ultimo archetto. Questo perché ci troviamo dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, le salto, vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta nell'archetto, una maglia alta su ognuna delle 2 maglie alte del ventaglio doppio, una e 2, e si ricomincia da capo. Quindi entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 2, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa nell'ultimo archetto, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta non chiusa nell'archetto successivo, chiudo insieme le 2 maglie alte, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte del ventaglio doppio, 1 2, entro nell'archetto, 2 maglie alte, 1 2, una catenella, rientro 2 maglie alte, 1 e 2, e sono tornata così a fare il mio ventaglio doppio e si ricomincia da capo. Quindi come potete vedere è molto semplice. Ricordatevi sempre che prima di arrivare al ventaglio, alle 2 maglie alte chiuse insieme, bisogna fare l'ultima maglia alta, una maglia alta non chiusa. Quindi ripetiamo: una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte del ventaglio doppio, quindi 1 2, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa nell'archetto, una maglia alta non chiusa nell'archetto successivo, saltando le 2 maglie alte chiuse insieme, chiudo le 2 maglie alte, una maglia sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, 1 2, e quindi entriamo nell'archetto del ventaglio doppio e facciamo il nostro ventaglio doppio, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 2, e si ricomincia, maglia alta sopra la prima maglia alta, maglia alta sopra la seconda maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta non chiusa sopra l'ultimo archetto, saltiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia alta non chiusa, le chiudiamo insieme, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ognuna delle successive 2 maglie alte del ventaglio doppio. A questo punto entriamo nel nostro ventaglio doppio e andiamo a fare il nostro ventaglio doppio, 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Bisogna fare questo per tutto il nostro primo giro. Andiamo quindi a terminare il primo giro, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta non chiusa nell'archetto, una maglia alta non chiusa nel successivo archetto e le chiudo insieme. Questo perché abbiamo saltato le 2 maglie alte chiuse insieme,
una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una e due. Chiudiamo il giro entrando nell'archetto del ventaglio e andando a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa, e abbiamo terminato così di nuovo il nostro primo giro. Quindi adesso riandiamo a fare il secondo giro, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, e questa è la nostra prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare una seconda maglia alta, catenella di separazione, salto la prima maglia alta del ventaglio e vado nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, e come vedete ci ritroviamo nella maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi andiamo a fare una maglia alta non chiusa, saltiamo le 2 maglie chiuse insieme, entriamo nella successiva, andiamo a fare una maglia alta non chiusa e le chiudiamo insieme, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado a fare una catenella di separazione, salto una maglia, entro direttamente nell'archetto del mio ventaglio doppio e vado a realizzare il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, una, 2, catenella, rientro 2 maglie alte, una e 2. Come potete vedere, quando adesso stiamo ripetendo di nuovo il nostro secondo giro, prima avevamo fatto solo una maglia alta, in questo caso invece ne abbiamo 2. Quando riandremo a ripetere il primo e il secondo giro, da 2 maglie alte ne passeremo a 3. Quindi questo ci fa vedere come la lavorazione si stia allargando, e questo perché noi nell'archetto di ogni ventaglio stiamo facendo un ventaglio doppio che ci permette appunto di andare ad aumentare la nostra lavorazione. Quindi catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi ho realizzato 2 maglie alte, catenella, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare la mia maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado nella successiva e realizzo la mia maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione e si ricomincia da capo, salto una maglia alta, entro una successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, devo andare a saltare una maglia e fare la mia maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientro 2 maglie alte, 1 e 2 e ricomincio da capo. Continuiamo insieme così capiamo bene. Salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta,
catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, entro nella successiva, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio doppio, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro, 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, mi ritrovo dove sto per avere le 2 maglie alte chiuse insieme, quindi entro nell'ultima maglia alta prima e vado a fare una maglia alta non chiusa, salto le 2 maglie alte chiuse insieme, vado alla maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta, catenella, salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta, catenella, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così nuovamente il mio secondo giro e adesso si ricomincia dal primo. Ve lo faccio vedere solo un attimo, giusto perché così capiate, e poi vi faccio vedere il giro che bisogna fare dopo aver finito di fare gli aumenti. Quindi nel rifare il primo giro si entra dentro, maglia bassa, 2 catenelle, si rientra dentro un'altra maglia alta e poi di nuovo una maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta non chiusa nell'ultimo archetto, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto e poi di nuovo maglia alta sopra ognuna delle 2 maglie alte del ventaglio. Entriamo nel ventaglio e facciamo il nostro ventaglio doppio, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e si ricomincia da capo. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo sempre ripetere. Come vi ho detto, io nel mio vestito vero e proprio che sto realizzando ho ripetuto questi 2 giri per un'altra volta, quindi per un totale di 3 volte. Però mi raccomando, le taglie M fate un giro in più. Io comunque dopo nel tutorial, quando metterò i marcapunti e vi spiegherò il corpo della maglia, ve lo ripeterò tutto così siamo tranquille. Mentre taglia L e M dovete andare a fare secondo me 2 motivi in più, però attenzione, siccome avete anche comunque 4 punte in più rispetto a noi, magari va bene anche fermarsi agli aumenti della M, quindi a fare un aumento solo in più. Tenete sempre presente quanto dovete allargare. Detto ciò, adesso una volta fatto gli aumenti vi faccio vedere il giro che dovete fare quando non fate più gli aumenti, perché vedete, una volta finiti gli aumenti, quindi arrivati alla larghezza che vi occorre, e diciamo che io qui ho 42 centimetri, non vi conto i giri fatti senza aumenti, ma vi dico che con gli aumenti io ho 42 centimetri, che sarebbero 84 di circonferenza, e io direi che le taglie più grandi a me dovreste andare a fare almeno, se ho fatto 42, una taglia M dovrebbe arrivare almeno, direi, a 46 e a 50 una taglia L. Quindi adesso vi faccio vedere il giro senza gli aumenti. Gli aumenti vanno sempre fatti fino al secondo giro, quindi poi terminato il secondo giro vi faccio vedere quanto è semplice andare a fare il nostro giro senza aumenti.
Per andare a fare il giro che da ripetere sempre senza più aumenti, la cosa che cambia è che faremo sempre il giro chiuso, perché come vi ho detto io volevo la parte forata solo all'inizio e non farla per tutta la lunghezza del vestito, e quindi andremo poi a ripetere sempre lo stesso giro. Quindi io entro là dentro l'archetto, non vado a fare più un ventaglio doppio, ma torno a fare il ventaglio semplice. Quindi entro nell'archetto, vado a fare maglia bassi, 2 catenelle e poi vado direttamente a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. E come sempre maglia alta nel ventaglio, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nel ventaglio, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta non, naturalmente voi qua avrete più maglie rispetto a me perché abbiamo lavorato tanto, quindi qui dovrete fare di più maglia alta nell'archetto e maglia alta nel ventaglio. Io voglio solo farvi vedere come fare la lavorazione. Arriviamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, quindi andiamo a fare maglia alta non chiusa, entro nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e poi di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta in ogni archetto, maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta in ogni archetto, maglia alta nelle prime 2 maglie alte del ventaglio, e arrivate nel ventaglio, nell'archetto del ventaglio doppio, andiamo a realizzare un ventaglio semplice, quindi maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e si ricomincia. Quindi mi raccomando, in base a quanti aumenti avete fatto voi, andate sempre a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto, fino ad arrivare dove avete le 2 maglie alte chiuse, e in quel caso vi fermate e non fate la maglia alta, ma andate a fare la maglia alta non chiusa. Vedete, io sono arrivata, quindi entro in ultimo archetto, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta in ogni archetto, e si continua così quindi per tutto il nostro giro. Vi ricordo che questo giro che vi sto spiegando va fatto dopo che avete fatto i giri con gli aumenti. Si ritorna quindi dove abbiamo il nostro ventaglio e si va a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e si ricomincia da capo. Quando andremo a fare il giro successivo, io adesso termino il giro successivo, quando andremo a ripetere il giro vi faccio un attimo vedere come andare a ripeterlo. Allora, sto terminando il giro che abbiamo detto serve per fare più aumenti, quindi ho fatto ogni maglia alta sopra ogni maglia alta, lo chiudo andando a fare nell'archetto una maglia alta e poi entro direttamente dove ho la seconda maglia bassa e vado a fare una maglia bassa, e a questo punto si ricomincia con il giro. Quindi entro dentro e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla penultima. Quindi in base a quante maglie alte avete dovete fare la maglia alta anche nella maglia alta del ventaglio, andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta in questa maniera. Arrivati alla maglia alta prima delle 2 maglie alte chiuse insieme, andiamo a fare una maglia alta non chiusa, saltiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, maglia alta successiva e andiamo a fare una maglia alta non chiusa e la chiudiamo insieme, e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare a dove abbiamo la nostra punta, quindi il nostro ventaglio. Realizziamo sempre la maglia alta anche sopra la maglia alta del ventaglio, e a questo punto andiamo a fare all'interno del ventaglio il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Benissimo, quindi questo è il giro che va sempre ripetuto una volta terminati i nostri aumenti. Io adesso riprendo la lavorazione generale che sto facendo, principale che sto facendo della maglia, per farvi poi rivedere tutto, quante volte sono andata a ripetere i 2 giri con gli aumenti, quanti secondo me bisogna farle per le taglie più grandi, ma mi raccomando provatevi sempre la larghezza, lo sprone per vedere la larghezza, e quanti giri sono andata a fare senza più gli aumenti prima di poter mettere il marcapunti.
Allora, io sono arrivata a mettere i marcapunti e vi dico già che io sono andata a ripetere il primo e il secondo giro, dopo il giro base, il primo e il secondo giro per 3 volte. Poi, come vi ho detto, una volta terminata con gli aumenti, sono andata a fare solo ed esclusivamente il primo giro, però nelle punte non ho fatto più 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, ma maglia alta, catenella e maglia alta, proprio perché non dovevo fare più aumenti, e sono andata a fare un totale di 1 2 3 4 5 6 giri. Quindi diciamo che, compreso il giro base, io per mettere i marcapunti ho realizzato un totale di 13 giri, che diciamo subito, dallo scollo alla punta qui sono 18 centimetri. Ora, per quanto riguarda le taglie più grandi, taglia M, andate a ripetere i 2 giri una volta in più rispetto a me, quindi invece di ripeterla solo per un totale di 3 volte, ripeto, la prima volta che abbiamo fatto insieme 2 e 3, fatelo 4 volte e poi andate a ripetere il primo giro senza fare più aumenti fino ad arrivare a poter mettere il marcapunti. Taglia M dovete fare sicuramente un motivo ancora in più rispetto alla taglia M, quindi taglia L dovete ripetere per almeno 5 volte e poi andare a fare il giro senza aumenti fino ad arrivare al marcapunti. Questo però naturalmente sono delle indicazioni, voi ogni tanto provate la larghezza del vostro scalfo, del vostro sprone, per vedere se va bene. Per farvi capire più o meno un po' la larghezza, diciamo che da qui a qui io ho circa 52 centimetri, mentre vi ripeto, come scalfi ho sì, se vado dalla punta ho 18 centimetri, diciamo 17 e mezzo centimetri. Per quanto riguarda il marcapunti, allora, per quanto riguarda la taglia S e M dobbiamo mettere 2 punte libere e mettere i marcapunti dove abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme sia avanti che dietro. Stessa cosa anche da quest'altra parte. Questo ci permetterà di avere 4 motivi in più avanti, 4 punte avanti, 3 punte dietro, quindi una punta in più avanti, perché avanti abbiamo il seno, quindi facciamo in modo che il vestito non ci tiri. Per quanto riguarda le taglie più grandi, quindi L o XL, se rispetto a me avete messo solamente 2 motivi in più, allora io vi suggerisco di mettere 3 punte libere e poi di mettere sempre 4 avanti e 3 dietro. Però se invece ne avete messe di più, calcolate sempre che a questo punto vi conviene metterne 3 dietro e 4 dietro e 5 avanti, e lasciare tipo le maniche sempre con 2. Vedete un po' come gestirvi, fate sempre in modo, naturalmente in base a quante punte vi siete fatte, come andare a dividere, e in modo tale che non vi tiri avanti e non vi tiri neanche sugli scalfi. Detto ciò, io continuo adesso a lavorare. Questa volta, come vedete, l'inizio e fine giro non ho dove ho il marcapunti, ma inizio sempre da dietro. Fate in modo che comunque l'inizio del giro questa volta capiti dietro e non davanti, proprio perché non ce l'abbiamo lateralmente, quindi si noterà meno il fatto che iniziamo il fine e giriamo, e iniziamo e finiamo il giro. Comunque andiamo sempre a fare la nostra maglia bassa, le 2 catenelle e poi maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al marcapunti. Io in totale, facendo una maglia alta sul ventaglio e poi procedo tutte le altre maglie sopra ogni maglia alta in questa maniera, quindi maglia alta sopra ogni maglia alta. In totale, tra il ventaglio e le 2 maglie alte chiuse insieme, io mi ritrovo con 8 maglie alte. Scusatemi, devo tirare un po' il filo. E quindi eccomi qui che arrivo dove ho il mio marcapunti. Vedete, qui ho le 2 maglie alte chiuse insieme. Ah no, scusate, ho fatto una maglia alta in più. Ho le 2 maglie alte chiuse insieme sia avanti che dietro, e io devo saltarle, quindi vado a fare una maglia alta non chiusa prima delle 2 maglie alte non chiuse dietro, e poi vado direttamente a prendermi la maglia alta subito dopo le 2 maglie alte chiuse sul davanti. Tolgo anche il marcapunti. Scusate, non riesco a toglierlo. Ok, finalmente ce l'ho fatta. Quindi vedete, qui ho le 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare la mia seconda maglia alta non chiusa.
e le chiudo insieme e poi torno a lavorare normalmente, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta e ventaglio sopra ogni ventaglio. Lavoro come sto lavorando fino ad arrivare al secondo marcapunti e vi far vedere di nuovo come chiudere il nostro scalfo. Ho lavorato e sono arrivata al mio secondo marcapunti, quindi come sempre qui abbiamo le due maglie alte chiuse insieme, entro nella maglia alta precedente, vado a fare una maglia alta non chiusa, tolgo il marcapunti così potete vedere meglio. Qui ho le due maglie alte chiuse, qui ho le due maglie alte chiuse, vado nella maglia alta successiva e vado a prendere e vado a fare la mia maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, lasciando così aperta la mia manica e poi torno a lavorare normalmente. Ora, come vi avevo detto a inizio video, io voglio fare in modo che adesso la lavorazione sia chiusa sopra finché non scendo sotto al seno. Una volta arrivata sotto al seno deciderò se continuare la lavorazione sempre con il punto chiuso o se invece andare a lavorare con il punto aperto, quindi alternando di nuovo i due giri. E poi naturalmente questo sarà per me un vestito, quindi più andrò a scendere, più poi se dovrò fare degli aumenti per aumentare la gonna vi farò sapere quanti a che giro sono andata a fare gli aumenti e come vi ho detto vi dirò se appunto nella fascia della vita avrò fatto sì o meno di nuovo il punto forato, o magari lo andrà a fare direttamente verso a fine gonna in modo tale da richiamare la parte sopra del vestito. Comunque sono cose che deciderò man mano che lavoro e che naturalmente vi farò sapere. Allora, io ho completato il mio vestito, guardate qui che meraviglia. Allora, in totale sono andata a fare 54 giri e vi dico che al 25esimo giro ho fatto l'aumento facendo sempre due maglie alte all'interno dello stesso ventaglietto, quindi invece di una maglia alta catenella una maglia alta, due maglie alte catenella due maglie alte. Dopo il 25esimo giro ogni 3 giri sono riandata a fare l'aumento e l'ho fatto per 5 volte, quindi ripetiamo, ho un totale di 54 giri. Al 25esimo giro sono andata a fare il mio primo aumento e ogni 3 giri, quindi dopo il 25, 26, 27 e 28 senza aumento, sono andata a fare di nuovo un giro di aumenti e ho ripetuto questo per 5 volte, quindi vedete come vi è venuta larga rispetto all'inizio. Ecco, si vede bene, vedete, questo è l'inizio, guardate qui la fine appunto è venuta molto più larga. Inoltre gli ultimi giri come vedete sono andata a rifare il giro alternato con giro di maglia alta separata una catenella e giro invece con tutte maglie alte come abbiamo fatto per lo sprone e ho rifatto questo per 2 volte, quindi una, due e poi ho terminato quindi con il giro di maglie alte. Ripetiamo di nuovo insieme così vi faccio capire bene. Io sono andata a fare un totale di 54 giri dal 25esimo giro, quindi diciamo poco sotto i fianchi, scusate, poco sotto la vita, sono andata a fare i miei aumenti facendo un aumento ogni 3 giri, quindi 3 giri senza aumento e poi un aumento. L'ho fatto questo per 5 volte. Alla fine sono andata senza fare più aumenti e gli ultimi giri sono andata a fare lo stesso motivo che ho fatto per la parte superiore, quindi sono andata a ripetere il primo e il secondo giro per 2 volte e poi sono andata a rifinire con il giro di maglie alte. Per le taglie più grandi delle mie arrivate anche voi sotto i fianchi e andate a fare gli aumenti e invece di fare come me che ogni 3 giri sono andata a fare l'aumento, fatelo ogni 2 giri, quindi al 25esimo per dire fate il giro con gli aumenti, fate 2 giri senza aumenti e fate il terzo giro con gli aumenti, quindi ogni 2 giri andate poi a fare il giro successivo con gli aumenti. Questo perché rispetto a me sicuramente potete fare molti più aumenti se volete che comunque il vestito vi venga bello largo e direi che comunque se non 5 fate 6 volte l'aumento per una taglia M. Per una taglia L stesso ragionamento con la taglia M, ogni 2 giri andate a fare un aumento, però fate almeno 7 volte questo aumento. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.